Salve amici e bentornati sul canale Charlie. Oggi ci troviamo in bagno perché il mio Gebrit fa i capricci. Si sente sempre un fastidiosissimo rumore e l'acqua continua a fuoriuscire nel water. Quindi secondo me ha proprio bisogno di una bella pulita. Per fare questo andremo a vedere come si smonta. Prima cosa, procuriamoci una bacinella per contenere tutti quanti i pezzi. Iniziamo con rimuovere la placca. La placca si prende da sotto, si tira in su in questo modo e si sgancia. Così abbiamo rimosso la placca. Passo successivo, andremo a sbloccare i due perni in questo modo, premendo questo fermo in giù e questo fermo in su, li andremo a ruotare e a questo punto togliamo quest'altra placca in questo modo. Adesso qui in alto abbiamo questi due fermi da andare a tirare in su per far uscire l'ultima mostra. Questo è quello che troviamo dentro. Abbiamo nella parte superiore il rubinetto che dovremo andare a chiudere, qui abbiamo il galleggiante e qui tutto il meccanismo con i due tasti. Iniziamo subito andando a chiudere il rubinetto dell'acqua. Prima di svitare il flessibile andiamo a rimuovere il meccanismo dei tasti. Per farlo è semplicissimo, vi faccio vedere, è bloccato da queste due mezze lune, quindi basta premere un po' al centro, 1 e 2 è libero. Per sfilarlo completamente dobbiamo far sì che le linguette siano libere, quindi in questo modo andiamo a liberare queste due linguette dalla propria sede. Adesso andiamo a smontare il flessibile. Per smontare il flessibile io mi aiuto con un pappagallo, detto anche cagna, semplicissimo. Si gira verso il basso, in questo modo. Poi si può anche fare con la mano. E come possiamo vedere da questo lato il flessibile è libero. Adesso per smontare il galleggiante invece, il galleggiante è bloccato da un fermo, che è questo qui. Quindi per sbloccarlo basterà premere in basso il fermo e tirarlo. E come possiamo vedere il galleggiante è libero. Facciamo uscire tutta l'acqua in questo modo e adesso andiamo a estrarlo dalla cassetta. Passo successivo, andiamo a rimuovere gli altri componenti della cassetta, tirandolo semplicemente. Per far fuoriuscire questo si piega da un lato, non si rompe, tranquilli, ma si sblocca. Questo si preme in giù, si sblocca in questo modo. Come possiamo vedere qui c'è un sistema per far ruotare questo e sfilarlo, quindi tenendolo fermo con la mano andremo a girare in questo modo e questo si toglie. Questo serve tutto per far uscire l'ultimo pezzo. Anche in questo caso andremo a tirare un po' con forza e andiamo a togliere anche questo. Troviamo il sistema per farlo uscire in base alle inclinazioni e eccolo qua, il pezzo è uscito. Andiamo a smontare tutto quello che si può smontare.
Sprizziamo un po' di anticalcare in tutte le parti. E lasciamo agire il prodotto per qualche ora. Adesso andiamo a lavare i singoli pezzi. Andiamo a rimontare il tutto. Partiamo dall'ultimo pezzo che abbiamo estratto, che sarà il primo ad essere reinserito nella cassetta in questo modo. Poi levetta finché non sentite il clac. Il pezzo che abbiamo visto che va messo in questo modo, quindi va inserito e poi mezzo giro in questo modo. 1 e 2 e va messo in posizione. Andiamo a rimettere anche questo dietro. In questo modo. E andiamo a reinserire
il galleggiante. Girato verso l'alto in questo modo. Il galleggiante ha la sua sede che abbiamo visto prima, quindi basta reinserirlo nella sua sede, è semplicissimo, in questo modo, e possiamo andare a riavvitare il flessibile. Inizieremo sempre prima con le mani, quando si farà un po' più duro procederemo con il pappagallo. Perfetto. Adesso possiamo andare a riaprire l'acqua e verificare che effettivamente non ci siano perdite. Adesso si sta riempiendo la vaschetta. Galleggiante scattato e io già non sento più il fastidiosissimo rumore che sentivo prima. Facciamo una prova, vediamo come va. Bene, abbiamo verificato che tutto funziona correttamente, non fa più rumore e non esce più acqua nel water, quindi possiamo andare a rimontare i tasti in questo modo. Inseriamo le due levette e lo andremo a rincastrare tra le due mezze lune. Questa si monta in questo modo, ha due fermi nella parte superiore. Ultimo passo, la placca. Si incastra sotto, si preme su e poi di nuovo giù. Perfetto. Bene amici, eccoci giunti alle conclusioni. Come avete visto, eseguire questa riparazione, questa manutenzione, chiamiamola, è veramente semplice. Finalmente non sento più il fastidiosissimo rumore e l'acqua non esce più dal water. Amici, se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace. Se non l'avete fatto, mi raccomando, iscrivetevi al canale e a presto al prossimo video, Flavio.